Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed d'ora in poi non peccare più. No, non ci siamo sbagliati il Vangelo, lo so. Siamo nell'anno liturgico C. Quest'anno la domenica si legge sempre il Vangelo di Luca, ma oggi abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni, è vero. Ma se ci avete fatto caso, questo brano ha un sapore tutto lucano. Luca è il Vangelo della Misericordia. Non sembra tratto dal Vangelo di Giovanni. Probabilmente questo racconto non apparteneva neanche alla tradizione giovannea. Adesso non ci addentreremo nella storia della sua trasmissione, ci basta sapere che dopo 2000 anni parla ancora a noi ed è ancora molto attuale. A proposito di attualità, qualche giorno fa sono stato a Bologna con la mia compagna di studi, Suor Giuliana. Suor Giuliana è nigeriana, è venuta in Italia per qualche settimana per il capitolo del suo ordine religioso, è una suora domenicana. Era a Roma, mi ha chiamato e abbiamo deciso di vederci a metà strada a Bologna. Cosa avranno mai fatto un diacono e una suora in giro per Bologna? Hanno visto delle gran chiese, a partire da San Petronio e dal complesso di Santo Stefano. Ma perché non fosse una gita solo religiosa, ho portato Suor Giuliana alla corte degli Isolani e le ho raccontato della leggenda delle tre frecce piantate sul soffitto del portico. Si narra che una nobildonna bolognese venne accusata di adulterio dal proprio marito. Furono soldati 3 arcieri per ucciderla. La donna, che era molto bella, al momento opportuno fece cadere le proprie vesti rimanendo nuda. Gli arcieri ne rimasero abbagliati e sbagliarono il tiro, mancandola in pieno. Le frecce finirono sulla volta del portico. Questa leggenda assomiglia al racconto del Vangelo di oggi. Entrambe le donne sono accusate di adulterio. Entrambe le donne salvano la propria vita. Ma la donna del Vangelo salva anche le proprie notti. La grandezza del gesto di Gesù non sta nell'aver impedito l'esecuzione della sentenza di morte, ma nella cancellazione della condanna. Nessuno ti ha condannata, nessuno, neanche io. La donna di corte degli Isolani si sarà pure salvata, ma è vissuta con una taglia sulla testa, con l'angoscia che non la faceva più dormire di notte, con gli incubi, con la paura del giudizio della gente in ogni sguardo che incontrava. Invece, la donna del Vangelo si è vista cancellare ogni condanna, ogni peso. Ha potuto fare sogni tranquilli. È come se ci avesse telefonato alla banca dicendo: dal prossimo mese non c'è più bisogno di pagare la rata del mutuo, l'abbiamo estinto. O il padrone di casa per dirci: non devi più pagare l'affitto, la casa è tua. È come se arrivasse una telefonata da quei call center che invece di proporci un nuovo contratto di acqua, luce e gas, ci dicesse: non devi più pagare le bollette, è tutto gratis. Wow. Alla donna che stava per essere lapidata è stata ridata una vita nuova. Forse è per questo che solo lei riconosce chi è veramente Gesù. I farisei lo avevano chiamato maestro, un titolo che si può dare a tante persone che ci trasmettono degli insegnamenti. Ma lei, ancora stesa per terra, impolverata, forse incredula per la grazia ricevuta,
chiama Gesù Signore. Il Signore è uno solo. Recitano ogni giorno gli ebrei nella preghiera dello Shema. Signore è il titolo con cui Gesù è chiamato dopo la risurrezione. Signore è Gesù risorto. Lei, l'adultera, ha potuto capire cosa significherà essere sollevati, morire e risorgere. Ha appena sperimentato cosa significa avere una vita nuova. Essere perdonati ci fa sentire più leggeri. La preghiera che stiamo per ascoltare parla proprio di una vita nuova. Signore Gesù, che nella nostra fragilità scrivi le parole nuove del tuo coniugarti a noi, scendendo fin negli abissi del nostro peccato, donaci di rinascere a una vita nuova, solcata dalla misericordia verso tutti gli esseri umani e viventi, accolti come fratelli e sorelle.